Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare volevo ringraziarvi perché avete fatto letteralmente volare il mio video precedente in cui vi spiegavo come comporre delle immagini con più file RAW di partenza ed è andato veramente da Dio, per gli standard del mio canale si intende. E oggi siamo qui quindi per la seconda parte di questo video, quindi quella dalla post-produzione, in cui andremo a vedere come unire questi file RAW per creare la foto di partenza da cui poi parte il vostro editing, quello diciamo più incentrato sull'estetica. E quindi direi di entrare su Photoshop. Almeno io uso questo programma, poi dopo magari ci sono altri programmi di post-produzione che fanno la stessa cosa. Ok, una volta entrati quindi su Photoshop avremo la schermata iniziale. Anziché andare ad aprire i file con la voce apri qui a sinistra, andiamo più in alto sulla voce file, ci si apre questa tendina, scendiamo fino alla scritta script e poi facciamo carica file in serie. Ci si apre questa casella, premiamo su sfoglia e poi dopo si apre la finestra in cui ci sono tutte le nostre immagini. Noi andiamo a cercare la casella, quella in cui sono riposti i nostri file RAW, e li selezioniamo tutti per importarli su Photoshop. Io sceglio qua giù, eccolo qua, da qui a qua, sono molto più che 15. Ok, una volta che poi Photoshop li ha letti tutti, ve li mette in colonna qui, voi potete controllare magari che ci siano tutti, e poi dopo, prima di dare l'ok, mettiamo la spunta su tenta di allineare automaticamente le immagini sorgente. A questo punto diamo l'ok e Photoshop ce li aprirà tutti sullo stesso spazio lavoro messi in fila come livelli. Ovviamente il caricamento delle immagini è relativamente lento in base a quante immagini selezionate e quanto è prestante il vostro computer. In questo caso io ho selezionato un sacco di immagini, il mio computer è un po' vecchiotto, quindi fa un po' fatica. Una volta poi che ha completato il caricamento, come vi dicevo, Photoshop vi sistemerà tutte le varie immagini come livelli e li potete vedere qua, sulla finestra appunto chiamata livelli, messi in colonna. In questo caso a me il più in alto mi ha messo quello meno recente e poi più in basso mi ha messo quello più recente. Quello che facciamo adesso comunque è andare a ridisporre le foto in base al nostro piacere, insomma. Quello che faccio io di solito in questo caso è cominciare a dividere le foto in bracketing e in focus stacking da tutte le altre foto, quelle per esempio scattate per l'acqua. E io ricordo che le prime che ho fatto appunto erano quelle in bracketing e adesso vado a prendere per esempio questa prima foto, la 1638, e visto che la macchina fotografica so che fa 3 scatti, la 1639 e la 40 saranno le foto in bracketing della stessa foto, quella con l'esposizione, scusate, quella con la messa a fuoco su questa roccia a destra. Quindi le seleziono, tenendo premuto Shift le seleziono tutte e 3 e poi dopo le richiudo dentro questa cartella premendo questo tastino in basso a destra. Eccolo qua, gruppo 1, molto bene. Adesso tolgo un attimo la spunta, rendo visibili gli altri 2 livelli. Questo qui dovrebbe essere il livello in cui ho messo a fuoco, diciamo, questa roccia sulla sinistra, quindi clicco sulla prima foto, tenendo premuto Shift vado sulla terza e Photoshop me le seleziona tutte e 3. E di nuovo clicco sulla cartella, faccio la stessa cosa con la terza foto, ho sbagliato, e ok. E all'interno di queste 3 cartelle ora abbiamo tutte le foto che servono per il bracketing e il focus stacking. Quello che faccio io è di nuovo selezionarle tutte e portarle in fondo alla pila di livelli. Trick. Ok. A questo punto io li dispongo mettendo il primo in basso, il secondo nel mezzo e il terzo in alto. Quello che facciamo adesso è andare ad unire le foto, quindi cominciamo a creare il nostro focus stacking prima del bracketing. Quindi io vado a aprire tutte le cartelle e faccio così, seleziono tutte le foto della stessa esposizione, quindi la prima foto del gruppo 1, la prima foto del gruppo 2 e la prima foto del gruppo 3. Queste qui sono 3 foto con la stessa esposizione e quello che faccio è ora andare ad unirle. Quindi come si fa? Vado su modifica, qui in alto a sinistra, ci clicco, si apre di nuovo questa tendina e vado su fusione automatica livelli. Una volta che ci si apre poi questa casella, come potete vedere ci sono 2 metodi di fusione, noi scegliamo crea serie di immagini e alcuni per esempio mettono la spunta anche toni e colori uniformi e riempimento in base al contenuto. Io di solito non lo faccio perché l'unione di Photoshop non la prendo mai come un lavoro definitivo, dopo vedrete io andrò a rimetterci le mani. Quindi diamo l'ok e lasciamo che Photoshop faccia il suo sporco lavoro. Ora come potete vedere Photoshop ha creato delle maschere di livello vicino alle foto che avevamo selezionato.
Se rendiamo visibile per esempio soltanto una foto, tenendo premuto Alt e cliccando sull'occhiolino, come potete vedere questa qui era appunto la foto in cui io avevo messo a fuoco qui a destra su questa roccia, e Photoshop è andato a selezionare esattamente le parti più a fuoco della fotografia. Però come potete vedere, avendo soltanto questa foto per esempio in questo caso attiva, ci sono delle isole in questa zona a sinistra della fotografia, e poi ci sono dei laghi, chiamiamoli così, all'interno di questo continente che dovrebbe essere completamente visibile. E questo è un errore che ha fatto Photoshop, perché noi sappiamo che in realtà è questa qui la fotografia che ha più dettaglio in queste zone che lui invece ha deciso di omettere. Per cui quello che facciamo noi è andare a cliccare sulla maschera che ha creato Photoshop, e come vedete vi si evidenzia con questa cornicina bianca, e premendo B, quindi andando ad attivare il pennello, con un pennello di colore bianco, lo vedete qui in basso a sinistra, andiamo a riportare nell'immagine tutte le parti che a noi servono di questa foto. Quindi io adesso lo faccio in maniera molto grossolana, in realtà è un lavoro che bisognerebbe fare molto di fino, e quindi più tempo ci perdete, migliore è il risultato che ottenete, ovviamente. Abbiamo riportato alla luce tutta la fotografia. Queste foglioline, magari con un pennello più piccolo, io vado a spennellare intorno, così. E diciamo che tutta la parte a fuoco della fotografia noi l'abbiamo riportata a galla. Quello che dobbiamo fare ora è andare a cancellare tutte queste altre isole che invece sono di disturbo. Quindi sempre con il pennarello, se premiamo X, come potete vedere in basso a sinistra, si invertono i colori. Quindi noi con il nero come colore principale andiamo a nascondere, sempre con la selezione sulla maschera di livello, andiamo a nascondere tutte queste varie parti della fotografia che sono elementi di disturbo. Per vedere meglio noi possiamo anche, tenendo premuto Alt e cliccando sulla maschera, andare a vedere direttamente a colori bianco e nero quali sono le parti visibili e invisibili della fotografia. Qui per esempio io ho lasciato un buco, non mi ero accorto, e qui, eccoci qua, qui magari creiamo dei bordi in maniera del tutto arbitraria, poi io lo faccio al volo perché tanto deve essere un tutorial esplicativo. Ok, così, molto bene. Questa qui ora praticamente è la nostra maschera di livello, e se noi clicchiamo ora in basso a sinistra sulla fotografia, ecco che torna visibile la foto, e come possiamo vedere è visibile soltanto la parte della foto che corrisponde al bianco della maschera di livello. A questo punto, per far sì che le foto superiori, per esempio la seconda e la terza, non sovrappongano le loro isolotte bianche, come per esempio in questo caso, vedete, alla prima foto, quello che dobbiamo fare è semplicissimo. Andiamo a cliccare sulla maschera di livello tenendo premuto CTRL, e noi facciamo una selezione, come potete vedere. A questo punto ci spostiamo sulla prima foto, per esempio del gruppo 2, andremo a lavorare quella. Io per comodità la porto in bianco e nero tenendo premuto Alt e cliccandoci sopra, e con la selezione praticamente noi con il pennello nero andiamo a togliere tutte le parti bianche che ci sono all'interno delle formichine. Eccoci qua, via. Ora la seconda immagine non avrà più nessuna parte che si sovrappone all'immagine numero 1, e posso andare a fare lo stesso anche con la prima immagine del gruppo 3. Quindi li rendo visibili, eccoci qua, molto bene, perfetto. Poi, visto che l'immagine del gruppo 1 noi l'abbiamo lavorata tutta, andiamo a lavorare sulla prima immagine del gruppo 2. Photoshop in questo caso ha preso solo alcune parti della fotografia che non sono in realtà essenziali, ma ricordo che questa foto io l'avevo fatta per mettere a fuoco la roccia che in realtà si trova qui, cosa che Photoshop in realtà ha omesso completamente. Però visto che io voglio attenermi al mio piano di partenza, direi di andare con il pennello bianco, lavorando ovviamente sulla maschera di livello, a portarla alla luce di nuovo. Quindi eccoci qua, una pennellata, una cosa abbastanza veloce, vediamo un po', zoomiamo, ovviamente bisogna fare queste robe in maniera precisa, come vi ho detto, e quindi per fare le robe precise dovete andare anche a ridimensionare un pochino la forma del pennello e la dimensione per andare a lavorare bene sul dettaglio. Ok, questa qui è la foto, diciamo, è la parte di fotografia che io avevo scattato per tenere a fuoco questa roccia, quindi tutte ora queste isole, come prima, vado a eliminarle, invertendo il colore del pennello, portandolo a nero e cancellando, quindi, tutte queste isolotte bianche.
Perfetto, per essere sicuri di aver fatto una maschera diciamo corretta, io tengo premuto Alt e clicco sulla maschera per vedere, ecco, quali sono le sue imperfezioni. E come vedete ci sono ancora dei pezzi che sinceramente non mi piacciono affatto. A questo punto questa qui è il livello diciamo numero 2. Come prima devo assicurarmi che il livello 3 non sovrapponga la propria fotografia al livello 2, quindi faccio una selezione della maschera tenendo premuto CTRL e cliccando sulla maschera del livello 2, come potete vedere si attiva la selezione, rendo visibile la prima foto del livello 3, vado a lavorare sulla maschera e all'interno della selezione con il pennello nero vado a cancellare, rendo visibile solo questa, vado a cancellare tutta la fotografia. Molto bene, eccoci qua. Deseleziono. Tolgo anche la parte dell'acqua che adesso in realtà mi distrae. E come ultima cosa andiamo con il pennello bianco a rendere visibile invece tutta questa zona che è quella che è venuta meglio con la foto numero 3, con la prima foto del gruppo 3 insomma. Eccoci qua. Molto bene, quindi come potete vedere io sono andato a rifare completamente il lavoro che in realtà aveva fatto Photoshop. Potrei farlo subito a mano, però ci sono immagini che sono molto più complicate da unire, questo in realtà è anche abbastanza facile. Quindi se io ora vado ad attivare tutte e tre le fotografie, come potete vedere l'immagine è quasi completa, c'è una parte in basso a sinistra che è completamente vuota, ma il problema principale ora come ora è che tra una foto e l'altra si vedono delle piccole giunzioni leggermente trasparenti. Dobbiamo andare a sopperire questo problema, quindi quello che succede è che io di solito vado a lavorare per esempio sul gruppo 1 e cerco di amalgamarlo bene al gruppo 3. Cosa faccio? Visto che il gruppo 1, la prima foto del gruppo 1 è in basso a ogni altra fotografia e non si sovrappone a niente, non c'è problema se questa foto sborda un pochino sotto le altre, per cui con il pennello bianco vado a rendere visibile, questo pennello nero, con il pennello bianco vado a rendere visibile questa zona in modo che non sia più del tutto trasparente. Ok. Uguale, faccio la stessa cosa con il livello 2 e 3, vado a lavorare sul livello 2, per esempio in questa zona, con il pennello bianco rendo visibile quello che c'è sotto al livello 3. E in questo modo abbiamo eliminato completamente quelle vene leggermente trasparenti che si vedevano appunto tra una foto e l'altra. Per andare sul sicuro magari io ogni tanto, se mi riesce, faccio magari un livello tinta unita con un colore abbastanza fluorescente, perché ne so, tipo un azzurro, un rosso anche, visto che in questa foto non ci sono, un rosso, e controllo se non c'è qualche sbavatura, e in realtà mi sembra tutto corretto, mi sembra andare tutto bene, a parte qui, ma dopo tanto l'acqua non è un problema. Sì, direi che va bene, perfetto. Diamolo per buono. Mi raccomando, voi perdeteci più tempo, perché è un lavoro che bisogna fare minuziosamente. A questo punto il nostro focus stacking è finito. Quello che dobbiamo fare è semplicemente portare la maschera di livello che abbiamo fatto per la prima foto di ogni gruppo a tutte le altre foto. Quindi molto semplicemente, io per esempio adesso lavoro sul gruppo 1, li rendo tutti visibili, clicco sulla maschera di livello e se tengo premuto Alt e trascino sulla foto sottostante, ecco che la maschera viene applicata anche al livello sottostante, quindi di nuovo clicco, ecco qua. E quindi tutte le immagini del gruppo 1 hanno la stessa identica maschera di livello. Tutte le immagini del gruppo 2 adesso avranno la loro stessa maschera di livello, quindi Alt e trascino in giù, e faccio la stessa cosa con il gruppo 3. 1, 2 e 3. Perfetto. A questo punto, così facendo, abbiamo finito il focus stacking anche per tutte le altre foto. Quindi, quello che succede adesso è che dobbiamo andare a creare le basi per fare il bracketing. Quindi quello che succede è che io vado a riaprire tutte le caselle che abbiamo creato, eccoci qua, e poi che cosa faccio? Seleziono di nuovo tutte le foto con la stessa esposizione, quindi la prima del gruppo 1, la prima del gruppo 2 e la prima del gruppo 3. A questo punto, di nuovo, con questo tastino in basso a destra, le unisco tutte sotto un'unica cartella. Il gruppo 4 ora l'ha rinominata, io la rinomino tipo normo esposta, ok? E se io vado ad aprire la cartella, come potete vedere al suo interno ci sono le 3 foto in bracketing, quindi lo notate dalle maschere tutte diverse, e dal fatto che comunque sono tutte della stessa esposizione. Quindi norma esposta, adesso un attimo la rendo invisibile, faccio la stessa cosa con il gruppo 2, creo una cartella,
sotto, come ho scritto, sotto, e poi con quelle sovraesposte, cartella, ops, sopra, via, perfetto, le metto vicine, eccoci qua. E ora le tre cartelle di prima, quindi gruppo 1, gruppo 2 e gruppo 3, sono vuote, per cui possiamo andare ad eliminarle. Ok, a questo punto abbiamo anche le basi per fare il nostro bracketing. Quindi, come facciamo? Io in realtà partirei mettendo la foto sottoesposta come livello di partenza, quindi sovraesposta lo porto qua su. Quello che dobbiamo fare è andare ora a recuperare un po' di luce dalla foto prima normoesposta e poi da quella sovraesposta. E come facciamo? Io mi aiuto attraverso l'utilizzo delle maschere di luminosità che fanno un ottimo lavoro, per cui quello che succede è che adesso andiamo a rendere visibile intanto il livello normoesposto, eccolo qua, come potete vedere è già molto più luminoso. Poi, quello che faccio io è creare subito una maschera di livello che poi inverto premendo CTRL più I, eccolo qua. Maschera nera, come potete vedere non è più visibile, ma se io tenendo premuto Shift ci clicco nuovamente sopra, la maschera rimane nera, però vi si crea questa X rossa che la rende disabilitata per questo momento, fino a che io non ci riclicco. A questo punto, con la maschera visibile, con la foto visibile, vado su canali e tengo premuto il tasto CTRL. Ecco qua. Come potete vedere si è creata una selezione in base a quanto siano intense le luci. Noi possiamo andare ad aumentare o a restringere la nostra selezione premendo CTRL SHIFT per aumentare e cliccando di nuovo ovviamente sul livello RGB per aumentare la selezione o CTRL SHIFT più Alt per diminuirla. In questo caso io voglio aumentare la selezione, quindi CTRL SHIFT e ci clicco sopra. Come potete vedere la freccia cambia forma, diventa una manina con il più vicino. E quindi clicco un'altra volta e penso che questa qui sia una selezione corretta. Vado su livelli, mi sposto e poi cosa faccio? Clicco di nuovo sulla maschera che prima avevamo disabilitato. Ecco qua. In questo caso ora possiamo applicare con il pennello le regolazioni grazie al supporto della maschera di luminosità. Quello che succede è che voglio andare a lavorare sulle ombre, ma noi abbiamo una selezione sulle luci, quindi con CTRL SHIFT più I inverto la maschera di livello. A questo punto se io premo qua sulla luce, come potete vedere qualcosa cambia in realtà, se uso il pennello sulle parti in luce, CTRL Z, ma se vado sulle parti in ombra, adesso nascondo la maschera con CTRL H, se vado a lavorare sulle parti in ombra, ecco che come potete vedere torna fuori il dettaglio in maniera veramente, veramente impeccabile. Quindi riportiamo alla luce un pochino di dettaglio. Eccoci qua, benissimo, ecco, e poi vado a portare alla luce anche questa parte qua sotto di questa roccia che è troppo in ombra. A questo punto penso che più o meno le ombre che potevamo tirare fuori dall'immagine esposta in maniera normale le abbiamo tirate fuori, però quello che ci interessa a noi è andare a tirarle fuori dall'immagine del livello sovraesposto. Quindi io deseleziono intanto tutto premendo CTRL D, rendo visibile la cartella sovraesposta, come potete vedere le ombre sono assolutamente ben visibili, e faccio come prima, la seleziono, premo una maschera, ci creo una maschera di livello, la inverto con CTRL I, mi sposto in canali e poi vado a fare una maschera di luminosità. Ma va via, cos'è quello? Via. Torno su livelli, CTRL SHIFT più I, eccoci qua, e adesso premo CTRL H per nascondere la selezione. Ora, con il pennello bianco, eccoci qua, comincio a lavorare sulle ombre, magari porto l'opacità un pochino più in basso, ecco, vedete come viene via tutto, anche il flusso, la durezza del pennello io la zero, eccoci qua, e vado a spennellare nelle zone dove l'ombra è più intensa e guardate come viene fuori tutto il dettaglio delle rocce, molto bello, molto molto bello. Ok, un'opacità, andiamo a regolare l'opacità, eccoci qua, oddio che lavoraccio che ho fatto, ecco qua, e poi anche qua che è ancora un po' troppo buio, X, benissimo. Va bene, tutto sommato direi che più o meno ci siamo, più o meno, magari qui, ecco. Ok, dai,
Facciamolo andare bene così per ora. Perfetto, a questo punto diciamo che il grosso della fotografia è fatto, insomma noi abbiamo fatto il nostro bracketing e il nostro focus stacking. Quello che dobbiamo fare ora è andare a sovrapporre i vari livelli delle fotografie che abbiamo scattato appunto per le scene singole. Quindi adesso quello che faccio io è portare in scena l'acqua, che sinceramente questo buco nella fotografia mi disturba molto. Vado a cercare qua, eccolo qua, vediamo un po', questo no, eccola qua. Questa qui è una foto dell'acqua, vediamo un po' se è meglio quella o questa. Questa qui è più bella sicuramente. Quindi la seleziono e quello che faccio io è portarla giù sopra le cartelle dei gruppi. Dai, vai giù, eccolo qua, e la posiziono qua sopra. Trick, perfetto. Ora deseleziono tutto nel caso avessi qualche selezione con CTRL D, ma non ho niente, e quello che faccio è creare una maschera di livello vicino a questa fotografia. La inverto con CTRL I e come potete vedere adesso è di nuovo sparita. Con il pennello bianco tengo premuto B per selezionare il pennello, vado a regolare l'opacità, la riporto al 100% senza problemi e poi inizio a rivelare, magari con un pennello un pochino più duro, l'acqua in questo punto. Perfetto. Eccoci qua, vediamo un po' qui, piano, ok, vediamo se qua magari con questa fotografia possiamo lavorarci in qualche modo, vediamo un po' se è più bellina, sì c'è qualcosa di carino, magari soprattutto qua, che potrebbe essere interessante, eccolo. Ah sì, così. Ok. E a questo punto, perfetto. Ah, qui ho lasciato, vediamo un po'. Tengo premuto Alt, clicco sulla maschera per vedere se ci sono dei buchi, e ce ne sono parecchi. Quindi durezza, ok, opacità 100%. E vado a chiudere i buchi che sono sulla maschera. Ok, perfetto. A questo punto abbiamo aggiunto un altro elemento nella fotografia e vediamo che sta cominciando a prendere forma. Quello che vogliamo fare ora però è andare a cambiare anche l'aspetto dell'acqua nella cascata principale. Quindi io avevo fatto delle foto apposite anche per quella cascata lì con dei tempi abbastanza veloci, ecco qua, magari zoomiamo per vedere meglio, ma magari usiamo questa, dai, usiamo questa. Perfetto. Io in questo caso ne uso una soltanto, ma se ne usate di più, ovviamente l'acqua sembrerà anche più gonfia e se l'unite bene viene un bel lavoro. Io adesso ne uso una soltanto per fare alla svelta. Quindi, anche questa foto, una volta selezionata, la porto sopra tutti gli altri livelli. Come sempre creo una maschera di livello, la inverto con CTRL I e quello che succede è che io in realtà voglio andare a lavorare soltanto sull'acqua, no? E se guardiamo l'acqua appare bianca. Vado quindi, cosa faccio? Vado a rendere di nuovo visibile il livello che abbiamo appena nascosto tenendo premuto Shift e annullando un attimo l'effetto della maschera cliccandoci sopra. Perfetto. A questo punto mi sposto su canali e utilizzo di nuovo una maschera di luminosità per andare a lavorare, diciamo, soltanto nelle parti più bianche della fotografia. Quindi tengo premuto CTRL, su RGB clicco, in questo caso la selezione è troppo intensa, quindi premo CTRL SHIFT più ALT per ridurre la selezione delle luci, ancora un po', e qua ci siamo. Come potete vedere la selezione è soltanto sull'acqua, più o meno, per cui adesso mi risposto di nuovo sui livelli, clicco di nuovo sulla maschera che avevamo disabilitato, con un pennello bianco, magari regoliamo leggermente l'opacità, non troppo bassa forse, vado a lavorare ora sull'acqua che come potete vedere prende vita in maniera veramente stupenda. Eccoci qua, vedete viene fuori parecchio dettaglio dall'acqua, qua sotto, guardate come viene bene. E come potete vedere, anche se noi passiamo sopra il muschio nella cascata che è più scura, in realtà non andiamo a applicare il livello della fotografia anche lì, perché c'è la nostra maschera di selezione che lì non ci fa andare. La nostra maschera di luminosità, scusate, luminosità.
qua sopra, magari possiamo andare a rendere un pochino più fulgido questo punto in cui c'è l'acqua, come potete vedere. Qui vediamo che viene giù dell'acqua e soprattutto non dimentichiamoci della cascata principale. Ecco qua, guardate come viene bene, perfetta, bellissima, bella bella bella. Magari anche qui, nei punti in cui, oddio così forse è troppo, qua. E poi guardate, grazie alla maschera di luminosità noi andiamo a lavorare soltanto sui bianchi, quindi se io passo in questo punto dove davanti alla cascata ci sono i rami di questo albero, come potete vedere i rami non spariscono oppure non vengono sovrapposti ai rami dell'albero che ci sono nella foto che ora sto portando alla luce, perché la maschera di luminosità appunto ci aiuta a fare un lavoro molto fino. Guardate che bello, guardate come viene bene, perfetto, veramente veramente perfetto. Ok, ottimo. Qui magari sì, lo rendiamo un pochino più luminoso. Io adesso ho usato magari un'opacità un po' troppo intensa, ma ovviamente usando una maschera di livello, se noi vediamo che sbagliamo qualcosa, possiamo tranquillamente andare a correggere tutto con un pennello nero. Allora, vedo che in realtà, adesso facciamo una piccola modifica, il bianco su quest'acqua e il bianco su quest'acqua sono molto diversi, quindi magari io vado a selezionare l'immagine di quest'acqua, dell'acqua mossa, e poi ci creo sopra una curva. Trick. A questo punto si apre questo pannello e clicco su questo quadratino con questa freccia sbarrata che punta verso il basso. Questo indica che praticamente questo livello viene applicato soltanto sulla foto sottostante. E vado ad aumentare leggermente le luci. Vediamo un po', eccoci qua. Magari porto un pochino giù le ombre per creare un po' di contrasto. Così, così può andare bene. Ok. Perfetto. Adesso anche le due fotografie sono un po' più amalgamate, insomma, bisogna fare un lavoro più dettagliato ovviamente, ma per essere una roba fatta al volo è venuta anche abbastanza bene. E adesso procediamo con l'ultima cosa da fare, e cioè quella di andare a sostituire questi fili di acqua che con la lunga esposizione sono venuti così, con le gocce completamente congelate. Quindi quello che facciamo è semplicemente andare a premere CTRL, SHIFT, ALT più E per creare una fotografia che è praticamente il risultato di tutti i livelli messi insieme. Come potete vedere, se rendo visibile soltanto questa, la foto rimane esteticamente, almeno all'apparenza, invariata. Quindi quello che facciamo è andare a zoomare su questo punto della fotografia e magari con un pennello correttivo al volo, insomma uno strumento che sta comodo a voi, andiamo a cancellare pian pianino queste gocce. Ok, quindi vediamo, perfetto, benissimo. Come potete vedere comunque lo strumento pennello correttivo funziona da Dio. Eccoci qua, a questo punto come potete vedere le gocce sono sparite. Quello che dobbiamo fare adesso però è andare prima di tutto a cercare una fotografia in cui le gocce sono congelate e magari che caschino perpendicolarmente al terreno. Eccola qua, per esempio questa dove c'è anche la mia gamba. Quindi seleziono questa foto, la porto sopra tutti gli altri livelli, ma prima di fare ogni cosa, come potete vedere, se io vado a zoomare in questo punto, la fotografia è molto granulosa e corriamo il rischio quindi di andare a sovrapporre delle parti di fotografia granulosa su una foto che non lo è, e dopo in realtà si vede che lì c'è una toppa. Quindi quello che faccio io come precauzione è andare su filtro, sfocatura e creare una sfocatura superficiale della fotografia. Come potete vedere, dopo voi scegliete il raggio e la soglia di azione, e da questa piccola finestrella mi sembra che comunque già il rumore viene cancellato abbastanza bene. Diamo l'ok e Photoshop farà la sfocatura. Ok, molto bene. A questo punto il rumore è sparito, però in realtà anche parte del dettaglio della fotografia se n'è andato. Ma quello che serve a noi in realtà sono soltanto le gocce. Quindi come facciamo? Premo CTRL D per assicurarmi di non avere nessuna selezione. Creo poi una maschera di livello. Clic, ok. La inverto, CTRL I. Poi la rendo un attimo nulla perché ho bisogno comunque di vedere le gocce, quindi Shift e clicco sulla maschera di livello. Mi sposto su canali, RGB, tengo premuto CTRL e creo la prima maschera di luminosità. Mi serve una maschera di luminosità più intensa, quindi premo CTRL, SHIFT più ALT e clicco.
magari 2 o 3 volte, perché tanto comunque le gocce qui sono estremamente luminose, come potete vedere la selezione rimane. Una volta fatto questo mi risposto su livelli, clicco nuovamente sulla maschera di livello che abbiamo deselezionato e poi con il pennello, tengo premuto B, opacità al 100% tranquillamente, vado a spennellare nella parte in cui so che le gocce sono congelate, ed eccolo qua. Vediamo un po' se ce ne sono altre. Ok, perfetto, molto bene. Magari ce ne sono poche, voi ovviamente cosa fate? Andate a selezionare anche altre foto, per esempio io adesso per esempio faccio questa, CTRL D per deselezionare tutto, come potete vedere dalla finestra storia ve lo dice se avevate una selezione. Ci spostiamo sul livello, di nuovo creiamo una maschera di livello, la invertiamo, la annulliamo un attimo, ci spostiamo su canali, RGB tenendo premuto CTRL, andiamo a modificare l'intensità della maschera di luminosità, ci rispostiamo sui livelli, clicchiamo sulla maschera di livello, nascondiamo magari la selezione e con il pennello bianco di nuovo torno a spennellare in questa zona. Molto bene. Eccoci qua. Perfetto. E a questo punto abbiamo aggiunto alla fotografia anche le goccioline senza però andare a portare parte del rumore della fotografia apposita su quella che è finale, sulla nostra fotografia finale. A questo punto in realtà la fotografia non è del tutto finita, perché da qui parte poi il vostro editing. Questa qui diciamo era soltanto la parte di costruzione della fotografia, insomma. Ho detto fotografia 200 volte. A questo punto io direi di fermarmi qui, fatemi sapere se volete anche magari una terza parte di questo video in cui poi andiamo a modificare la fotografia aggiungendo, magari intensificando le luci, eccetera. E detto questo io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, spero che questo video vi sia stato utile, mettete un like, iscrivetevi, fate tutte le vostre belle robine, attivate la campanellina perché YouTube magari non mette i miei video in primo piano nella vostra bacheca e dopo voi rischiate di perderveli, invece se attivate la campanellina lui sicuramente si ricorda di avvisarvi. E niente, un saluto, ciao ciao!